bentornati su Bikerella, siamo sempre in Giappone, il paese del sollevante, a Kyoto, la città dei 1000 templi. In questi episodi vedremo il Fushimi Inari, uno dei templi più famosi di Kyoto, ma ancora il santuario Yan e ancora il tempio Todaiji con uno dei Buddha più grandi del mondo, e poi andremo a Nara a passeggiare tra i cervi sacri. C'è tanto altro ancora, restate con noi. Buongiorno, eccoci di nuovo alla scoperta del Giappone. Oggi siamo vicino Kyoto a visitare il Fushimi Inari. Fushimi Inari È uno dei santuari più amati del Giappone. Si tratta praticamente di un santuario che sta su un sentiero di montagna. Per arrivarci ci sono 10.000 tori, le porte rosse allineati. Sul sentiero ci sono poi anche tante statue di volpi, perché la volpe è considerata messaggero del dio Inari, dio del riso e del commercio in genere. È la chiave che spesso si trova all'interno della bocca della volpe, è la chiave del grano del riso. E oggi è sicuramente il santuario più amato del Giappone. Andiamolo a vedere. Allora, dopo la visita del santuario Fushimi Inari, siamo diretti a Nara. Nara è stata anche capitale, fu nominata prima capitale stabile del Giappone, ponendo fine a una tradizione secondo cui quando moriva l'imperatore si spostava tutta la corte imperiale. Tra l'altro Nara è molto famosa anche perché ci sono dei cervi liberi per la città, perché i cervi sono considerati sacri. You're the night sky trying to make me see your stars, but the dark gets lonely. Now I see violet, I can feel silence, and the dark's all that I see. When your stars have burnt out, and your heart makes no sound. Adesso andremo al
Kasuga Taisha è un santuario voluto fortemente dal clan Fujiwara, era un potente clan di questo paese. Fino al XIX secolo questo tempio è stato distrutto e ricostruito ogni 20 anni, così come vuole la tradizione shintoista. Inoltre si dice che una delle 4 divinità custodite in questo tempio venne qui a Nara su un cervo bianco, ed è per questo che da allora i cervi sono considerati messaggeri degli dei e quindi sono animali sacri che infatti girano liberi per questa città. You're the night sky hiding behind dark gray clouds. I can't figure you out now. I see you're blue. There is so much cold in you, and the silence is so loud when you go. I just stay dancing with my shadow all day. Watch the time. I can't find the point where to pass the line, but you're the night sky, I'm trying to see your star. Eccoci dopo la visita a Kasuga Daishu, che abbiamo scoperto essere comunque patrimonio dell'UNESCO perché ci sono i cartelli. Andremo in un altro edificio patrimonio dell'UNESCO che è il Todaiji, che contiene una delle statue di Buddha più grandi del mondo, un Daibutsu alto quasi 16 metri, fatto di 437 tonnellate di bronzo e 135 kg d'oro. Fu inaugurato circa 200 anni dopo l'arrivo del buddismo in Giappone. Per ospitarla fu costruito un edificio in legno che ancora oggi è uno dei più grandi del mondo, anche se l'edificio attuale è soltanto i 2/3 di quello lì originario che fu bruciato e sventrato durante un incendio. Andiamo a vedere. Padiglione d'argento. Un tempo fu dimora di uno shogun e poi alla sua morte venne trasformato in tempio. Nonostante sia detto padiglione d'argento e sia stato costruito in risposta al padiglione d'oro, in realtà la sua struttura non è ricoperta d'argento. Poi andremo per la passeggiata del filosofo. È una passeggiata di 2 chilometri, detta così perché era la passeggiata che era solito fare il professore di filosofia Kitara qualcosa, un professore di filosofia che la faceva per arrivare all'università. In effetti collega il tempio Kinkakuji al tempio Nanzenji, che dopo poi visiteremo e che è un altro tempio zen molto importante. Andiamo.
Attraverso il sentiero del filosofo raggiungeremo un ulteriore tempio, Nanzenji, un tempio buddista. In effetti Kyoto è piena di templi, sia buddisti che shintoisti, che sono le due religioni ufficiali. I due tipi di templi sono facilmente riconoscibili, innanzitutto per esempio dal nome. I templi buddisti in genere hanno una desinenza in ji, in oppure dera, come Kyomushi-dera, mentre i templi shintoisti hanno desinenze diverse, come per esempio i nari, quando sono dedicati al dio del riso, come il Fushimi-inari. E poi ci sono anche differenze nelle strutture. Innanzitutto, per esempio, i templi buddisti, appena si entra ci sono due porte, una che dà l'inizio al tempio e l'altra invece che dà proprio l'accesso alla sala principale, dove in genere ci sono due grandi statue, una a destra e un'altra a sinistra, che sono i Nio, che significano l'inizio e la fine di tutte le cose. Inoltre nei templi buddisti poi c'è un inceneritore di incenso, perché ovviamente la tradizione vuole che ci si faccia avvolgere dal fumo dell'incenso, perché si ritiene che sia purificatore. E poi in genere ci sono le divinità all'interno del tempio buddista, cioè ci può essere un Buddha, ma ci può essere anche la dea Kannon, la dea della misericordia. I templi shintoisti invece si riconoscono perché iniziano sempre con un portale detto tori, in genere rosso oppure può essere anche di pietra. Questi portali fanno in modo che il fedele passi attraverso di loro e quindi si purifichi e possa essere poi pronto per accedere all'area spirituale del tempio. Poi ci sono in genere delle statue di volpi oppure delle statue di leone che sono a protezione appunto del tempio. E infine c'è una fontana con dell'acqua e con dei mestoli dove si procede a un rito ben preciso di purificazione. Infine, nei templi shintoisti ci sono degli oggetti sacri a cui rivolgere una preghiera. Anche la preghiera ha un rito ben preciso. Se c'è una campana si batte prima la campana per scacciare gli spiriti maligni, poi si fa un'offerta, in genere con una moneta 5 yen, quella di color bronzo col buco in mezzo, perché si ritiene che sia fortunata. Poi si battono 2 volte le mani per attirare l'attenzione degli dei, poi si china il capo 2 volte, poi si fa la preghiera e poi si china ancora il capo un'ulteriore volta. Infine tutti i templi shintoisti hanno il loro proprio talismano, il loro proprio portafortuna. Dopo la visita del tempio Nanzenji e dei suoi bellissimi giardini, adesso andremo al santuario Heian, che è praticamente la riproduzione dell'edificio imperiale del periodo Heian, abitato durante la dinastia dell'imperatore Kammu e dell'imperatrice Gemmei, che furono gli artefici dello spostamento della capitale da Nara a Kyoto.
dopo la visita ai santuari adesso andremo al Nishiki Market, che è anche detto la cucina di Kyoto. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. Dopo l'esperienza gastronomica al Nishiki Market siamo al castello di Nijo, che è stata la residenza dello shogun Tokugawa. Il castello è stato costruito nello stesso posto dove c'era il palazzo imperiale e ostenta molto lo sfarzo per sottolineare la fine del potere imperiale e l'inizio dello shogunato. Ci sono qui i pavimenti usignolo, che sono quei pavimenti che scricchiolano per far sì che ci si accorga di un intruso che magari entra in una stanza, o ancora delle camere nascoste da dove le guardie del corpo dello shogun potevano sorvegliare lo shogun e proteggerlo. Andiamo a vedere. Che stai mangiando? Non lo so. Ah, c'è pure i wasabi qua, Se lo vuoi prendi il mio, Abbiamo mangiato il junkatsu. Io ho mangiato il manzo giapponese, Camilla ha mangiato credo il filetto di wagyu e tu che hai mangiato, hai preso, era maiale, che è? No, sempre manzo. Sempre manzo giapponese? Si presume. Si presume che non sia argentino. Prima lo devi riscaldare e poi lo devi immergere in questi aromi qui, queste varie salse. E come si chiama? Junkatsu. Yunkatsu. Junkatsu. Com'è, scusa? Giappone. Allora è Kampai. Buongiorno ed eccoci nella nostra ultima giornata a Kyoto. Oggi abbiamo come programma la visita del Kinkakuji, il famoso padiglione d'oro. È una delle attrazioni più famose di Kyoto. Ha praticamente la sala principale completamente rivestita d'oro. È stato il ritiro dello shogun Ashikaga Yoshimitsu, se non mi sbaglio. Alla sua morte il figlio lo terminò e lo trasformò in un tempio buddista. Tutto attorno ci sono dei sentieri dove c'è anche una cascata e una pietra, di fronte alla quale ci sono delle statue Jitsu, i protettori dei bambini e dei viaggiatori, dove le persone gettano monete ed esprimono desideri. Nel 1950 un monaco buddista ossessionato da questo tempio lo bruciò e nel 1955 ne fu fatta una ricostruzione. Andiamola a vedere?
Adesso invece visiteremo il tempio Ryonanji, famoso per il suo giardino zen composto da 15 rocce, che pare che da qualsiasi punto le si osservi non si riescano mai a vedere tutte e 15 contemporaneamente. Non si conosce per qual è il motivo, è semplicemente un enigma misterioso. Quindi come questo giardino? Molto bello perché da qualsiasi prospettiva si vede, o almeno una roccia o due, e niente, molto bello, molto zen. Adesso invece siamo diretti al centro tessile tradizionale di Nishijin, da dove provengono tutti i tessuti e gli splendidi kimono che si trovano a Kyoto. Qui praticamente era un centro tessile molto antico, infatti ci sono molte macia, che sono praticamente delle case tradizionali costituite davanti da una bottega e dal retro invece dall'abitazione. In genere sono abitazioni strette e lunghe, perché in passato le tasse si pagavano in base alla grandezza della facciata della bottega che dava sulla strada, e quindi cercavano ovviamente di fare delle facciate strette per pagare meno tasse. Andiamo. Nel nostro girovagare siamo andati poi a finire a Gion e abbiamo trovato finalmente Katsukura, dove assaggiare il tonkatsu, maiale fritto. Vediamo. Cold vegetables cutlet and pork tenderloin cutlet set meal. Che buon odore. Bello. Tempio d'Oro, è il più bello forse che abbiamo visto come edificio. Il castello pure è stato bello, quello con le acque lì com'era? Quello con le 3 fontane. Il Kiyomizu-dera. Il Kiyomizu-dera. E quello lì che hai trovato tu, il Senju Sì, quello della Dea Kano. quello sarà stato. Sì, parecchia roba. Poi la città è bella, ordinata, bei locali. Forse un po' più, mi è piaciuta un po' più di Tokyo, più bella Kyoto di Tokyo. E tu che amiche ti è piaciuto di più? Veramente la foresta di bambù, scenario bellissimo, ma le stesse cose che ha detto mio padre. Stranamente. Stranamente siamo d'accordo. Momento recensioni, ovviamente lo facciamo davanti a un bel bicchiere. Donica. Denica, vai. Buonissimo.
Sei uno dei 10 tipi di nicca che abbiamo trovato nel menù. Da noi se ne trovano solo un paio, però stiamo cercando di farci una cultura e di ripeterla a casa. Invece hai preso il nicca tatseku. Taketsuru. Taketsuru. Io ho bevuto il Nikka Taketsuru. E com'è? Buonissimo.